mercatino terminato, è lì dietro di me e sono le 10:06 ed ho già fatto 50 euro di guadagno. Ho venduto un Nintendo DS, alcuni giochi, alcuni oggetti per la Wii e siamo solo a 6 minuti di mercatino, quindi questa cosa è positiva. E oggi mi sembra molto meno gente rispetto al solito perché non si è chiuso il cerchio, riaperto. E in questo mercatino abbiamo una new entry che è lo stand dove ho potuto mettere tutti i miei vestiti con le scarpe sotto. E di new entry abbiamo da vendere, abbiamo anche questi giochi per la Nintendo DS e un altro di questi che ho già venduto a 20 euro. E poi abbiamo queste cose per la Kinect, non ho ben capito, dell'Xbox 360. Purtroppo questi giacconi non li posso mettere allo stand perché pesano troppo e cadrebbe. E essendoci anche un po' di vento cadrebbe letteralmente sempre, quindi li ho messi sulla macchina. C'è un cliente. Signori, altra vendita di 15 euro, ho venduto l'altro DS. Praticamente in questo mercatino ho venduto entrambi i DS che avevo. Venduto. Ora avrò questa scatola che dovrò vendere. Forse devo venderla col DS, tipo 5 euro in più, 3 euro in più. Però no, perché già ha detto che lo voleva prendere a 10 euro. E io gli ho detto 15, lui voleva no dai 10, 10, 10. Quindi se li vendeva anche questo a 5 non lo prendeva secondo me. Però niente, alla fine ce l'ho fatta a venderla a 15 euro. L'altro l'ho venduto a 20, che era molto più nuovo. Bomba. Guadagnati altri 20 euro. Ho venduto uno skate e un gioco della Wii, Super Mario Galaxy. E oggi sto facendo veramente un ottimo guadagno. Per ora 85 euro. Beh, direi che non è nemmeno il primo pomeriggio, ancora non siamo arrivati all'ora di pranzo, quindi ottimo. Ho venduto 15 euro di vestiti, una giacca antivento e un maglioncino. Volevo farli a 10,10, quindi 20 euro, però alla fine siamo calati a 15. Vabbè, sono le 1:30 e questo è le cose che ho venduto fino ad ora. Per ora quasi è arrivata a circa 100 euro. Penso sia il miglior guadagno che abbia fatto in questi mercatini. E ancora la giornata non è finita, quindi può aumentare. Vedi, questi sono i giochi nuovi di cui ne ho venduti 2. Tra l'altro uno ho venduto solo la scatola perché dentro non c'era niente, però mi sa che il gioco ce l'ha e quindi gli serve la scatola insomma per completare. C'è questo stand che non è molto stabile, addirittura è cascato già un paio di volte e per evitare è stato inficcato nel terreno, così magari è più stabile. Praticamente gli oggetti della Wii li ho venduti quasi tutti. Hanno comprato tutti i controller, tutti e tre che erano rimasti, più 2 di questi mi sembra. E ci ho guadagnato 20 euro. Non so nemmeno se funzionavano sinceramente, quindi ci sta che li abbia venduti così. Allora sono andata a fare un giro per il mercatino e mi sono comprata questo paio di scarpe che costava solo 5 euro e mi serviva un paio di scarpe un po' pelosine, un po' più calde e sono numero 40, quindi mi sono leggermente grandi, io ho il 39, però non danno nessun tipo di problema. Poi avevo anche trovato delle scarpe col tacco, sempre pelosine, 15 euro. Erano veramente veramente belle, però 15 euro non mi ha convinto del tutto per comprarle, poi magari ripasso e le prendo, boh. Allora questo coso è caduto almeno altre 2 volte, anche se l'ho impiantato bene per terra, è perché c'è veramente troppo vento ed è una cosa veramente troppo leggera. È vero che mi serviva per appendere i vestiti, però avendolo pagato 20 euro, 25 euro, ovviamente non è che ha una qualità così alta, però per quello che ci devo fare va più che bene. Guardate, questo cane ha super paura, poverino. Ah, e poi ho comprato anche questo cartone nuovo da Brico dove ho preso quello stand perché ci devo mettere questi piatti, che il cartone che avevo prima si è tutto rotto, infatti ora lo sto usando come riempimento. E oddio, vento, 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 devo tenere tutto. Anche quelli guarda come si muovono. Oh, vento, vento. Allora ho venduto un mazzo di carte a 4 euro, era 5 ma le sono venuta un po' incontro e le l'ho venduta a 4. Si trattava essenzialmente di questo giochino che io e mio fratello giocavamo da piccini, dove avevi queste carte e ogni carta era un tank, un carro armato con la propria potenza, la propria pesantezza, la propria velocità. A seconda del dato che sceglievi, se era più alto rispetto all'avversario o nel caso della
pesantezza più basso, perché ovviamente un tag più leggero è meglio. A seconda del dato che sceglievi, se era più alto, ovviamente te vincevi la carta dell'avversario. Allora, sono le 4 di pomeriggio, abbiamo un'ora di tempo di rimanente e cioè, per ora ho fatturato veramente tanto. Ho avuto 12 clienti oggi e sono molto contenta, molto felice. Ovviamente poi faremo il resoconto finale, quindi rimanete fino alla fine per capire il guadagno totale. Altri 5 euro guadagnati, ho venduto delle lenti, quelle che mi dava mio babbo. Dai, quelle ce l'hai fatta. No, scusa, non le lenti, ho venduto dei filtri per l'obiettivo analogico. Ma scusa, questi non andavano con quei cosi? Che davo, secondo me. Sì, mi sa di sì. Scusa, ma anche questi mi sa, non sono insieme? Io non me ne intendo, sai, non saprei. Taxi che sono l'aggancio. Ciao! Ok, effettivamente Oh, ciao ragazzi! Ciao! Ho guadagnato un sacco di soldi. Mi sono venuti a trovare il Mary e il Pede. Aggiunto al quadernino. Guadagno in aumento. E niente, oggi sono molto contenta perché penso di aver fatto il guadagno più alto in assoluto di queste edizioni del Car Bazaar. Prima edizione del 2026, guadagno più alto in assoluto. Con questo cappello da pittore messo in questo modo vi dichiaro che tra mezz'ora si conclude il Car Bazaar. Eccoli qui, comprati a 15 euro tacchi, com'è che si dice, felpati tipo? Acquisto 15 euro questi tacchi di cui vi ho parlato prima, sono bellissimi. La tizia stava per andare via, l'aveva già rimessi a posto. Il sole sta calando, tra 15 minuti infatti sono le 5 e tra pochino si rimette tutto a posto. Ok, ci siamo, Car Bazaar terminato e devo dire sono molto felice perché ho guadagnato un sacco di soldi, cioè ok, un sacco, ho guadagnato molti più soldi rispetto alle edizioni precedenti. È sempre stato un risalire, ad ogni edizione ho sempre guadagnato un qualcosina di più e questa volta questo qualcosina di più è veramente tanto. Allora, ho venduto a 13 clienti diversi e più o meno ogni oggetto circa l'ho venduto a 5, 10, 15 euro, alcuni addirittura 20 euro. Andiamo a vedere l'elenco delle cose che ho venduto. Innanzitutto ho venduto un libro classico a 5 euro, poi ho venduto delle scarpe a 10 euro, ho venduto 2 Nintendo DS, addirittura non uno ma bensì 2, uno a 20 e uno a 15, questo perché quello a 15 era leggermente più rovinato. Ah, vai un po' più a destra, c'era uno in mezzo alla strada, nel senso vai un po' più a destra, vabbè. Poi ho venduto un gioco per la Wii a 10 euro, ho venduto un gioco per il Nintendo DS a 10 euro, 2 vestiti a 15 euro, 2 vestiti tutti e due insieme a 15 euro, uno skateboard a 10 euro una ragazzetta, alcuni oggetti per la Wii vari, tra cui dei volanti ma anche il joystick per giocare, tutto 20 euro, gli ho regalato qualcosina. Poi ho venduto un R4 a 15 euro, ho venduto le sfere di Dragon Ball a 15 euro, ho venduto delle carte su dei carri armati a 4 euro e infine dei filtri per una macchina analogica a 5 euro. E queste sono state le mie vendite e qui in sovraimpressione ora vi metto il guadagno totale. Devo dire che è un guadagno veramente elevato anche rispetto alle edizioni precedenti. Se volete vedere tutti i miei video precedenti li potete trovare nel mio canale. Porca, insomma sono proprio contenta di questa edizione qua. Ovviamente va sottratto al totale quei 30 euro di iscrizione, però rimane comunque un bel guadagno. E niente amici, io ora vado a scaricare, vado a mettere tutto nel garage e ci vediamo alla prossima edizione che sarà la prima domenica di febbraio, che sarà la prima domenica di marzo. Grazie mille per aver visto il video fino alla fine e alla prossima, ciao!